C'era una volta il leader forte e puro, sommosso dall'ardire nell'affermare di avere la giusta risposta di cui il popolo avesse bisogno. Una sola, priva di sviolinate sintattiche e men che meno di uno sterile possesso palla semantico. E si sa, il popolo di domande insolute ne ha fin molte, troppe. Laddove arrivi qualcuno che semplifichi, è come Dio in terra. Il verbo si fa carne, di quale animale o carogna non conta. Venne così il giorno in cui il privilegio di parlare toccò al leader forte e puro, come Matteo Salvini o Marie Le Pen, è lo stesso, non vanno bene tutte e due, e non sono i primi, e sfortunatamente credo che non saranno gli ultimi. Il leader forte e puro si trovava a pochi istanti dal suo tanto atteso discorso. Era chiuso nel camper e stava provando il testo che avrebbe letto di fronte alla piazza gremita. Il leader forte e puro sentì bussare alla porta e aprì. Brutte notizie, gli immigrati se ne sono andati tutti. Proprio adesso? E perché? Perché si sono stancati di prendersi ogni volta le colpe di tutto. Così hanno detto. Il leader forte e puro fu così costretto a rivedere il testo. Diciamo a cancellare, e molto, ad essere sinceri. Era riuscito a rimediare quando bussarono di nuovo alla porta del camper. Sempre peggio, disse il tizio di prima. I Rom non ci sono più, tutti i campi sono vuoti. Ma cos'è questa? Una congiura? No, vedi, uno scienziato Rom ha scoperto un pianeta abitabile, con acqua e cibo a volontà, e ha dichiarato che ci può andare solo chi viva nei campi nomadi. Solo chi viva nei campi nomadi. Il leader riprese a modificare, che presumo sia ormai chiaro, voleva dire tagliare assai. Pochi attimi e un ennesimo doppio toc prisonò. Cos'altro c'è adesso? Brutte notizie. Non c'è più neanche un omosessuale in giro. E le lesbiche? Via tutte. Cosa ho fatto di male? Ma perché se ne sono andati? Chiese angosciato. Perché a forza di farli sentire diversi, lo sono diventati davvero. Gli sono cresciute le branchie. E ora vivono nel mare amandosi come gli pare. Qualche scorpano ha protestato, ma nulla più. Il leader forte e puro non aveva neanche finito di eliminare paragrafi interi del discorso allorché bussarono nuovamente. In breve, altri nemici se n'erano andati, tra cui gli islamici, ovviamente, gli atei e le vecchine senza dentiera, che il leader non aveva mai potuto soffrire a causa di un trauma infantile di cui non abbiamo il tempo di parlare. Ecco. Il nuovo baluardo calante tagliò ancora, e con le lacrime agli occhi osservò quel che era rimasto del foglio, ovvero il foglio, solo quello. Buono per pulirsi il... D'accordo, questa la tagliamo, se no scadiamo, no? Che abbiamo quasi finito qua. Capo! Gridarono all'esterno. Ci siamo! Ti aspettano sul palco! Il leader, forte e puro, andò davanti allo specchio per trovare ispirazione, un po' come Robert De Niro in Taxi Driver, che Bob mi perdoni, e osservando il proprio volto affranto, riflesso, si lamentò del vero motivo per il quale la schiumante orda lo attendesse in piazza. Egli liberò gli occhi dalle vili lacrime e aprì la porta del camper per raggiungere il palco, e una volta innanzi alla sua gente fece l'unica cosa che davvero sapeva fare. Urlò di rabbia e rancore, berciò a squarciagola per un'ora intera, e tutti gridarono di rimando, applaudirono e vissero per sempre illusi di essere contenti.